Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere questo fantastico attrezzo e come si può utilizzare. In questo caso vediamo una seminatrice di precisione a mano. La particolarità delle seminatrici di precisione è che permettono di risparmiare la materia prima, quindi evitare di sprecare semi e avere una distanza di semina prestabilita. La funzione di questo strumento è abbastanza semplice, ha due ruote, una è un rullo che tende ad appiattire il terreno dopo il suo passaggio, davanti abbiamo una ruota che trasferisce la trasmissione a una catena, la catena a sua volta ha una serie di rapporti tramite delle ruote dentate che fanno girare un piccolo rullo all'interno del caricatore, dove abbiamo i semi che quindi vengono di volta in volta caricati e poi messi a dimora sul terreno. Si può configurare sia come distanze sia come quantità di semi e come sappiamo ogni seme ha una dimensione diversa, quindi in base alla tipologia di seme che andremo a mettere si può cambiare il rullo e mettere quello più idoneo per la dimensione del seme. È più facile a vedersi che a spiegarsi. Vediamo nello specifico tutto ciò che vi ho anticipato. Andiamo subito ad analizzare nello specifico i vari componenti. Qui abbiamo il caricatore. Il caricatore non è nient'altro che il serbatoio dove andremo a mettere i nostri semi. In questo caso si può tranquillamente sbloccare e vediamo che è composto dal recipiente e poi al suo interno abbiamo il rullo. Questo rullo non fa nient'altro che caricare i semi, come si può vedere la rotazione carica il seme che poi va nella parte bassa e quindi viene inserito nel terreno. Il seme chiaramente prima di arrivare al terreno passerà qui per questa sorta di assolcatore in miniatura, quindi questa lama fende il terreno, il seme scende dall'imbuto e cade direttamente nel terreno. Dopodiché abbiamo una piccola zappetta che andrà a ricoprirlo e anche in questo caso l'altezza dell'assolcatore si può registrare. Io l'ho messo più al basso possibile perché l'ultima semina abbiamo fatto piselli e quindi andava abbastanza in profondità. Tramite qui la piccola vite, questa nera, si molla e quindi si può alzare o abbassare l'assolcatore in base alla profondità di semina desiderata. La tabella che vedete qui riporta i centimetri, quindi possiamo vedere in base a quanto lungo o corto deve essere lo spazio tra un seme e l'altro quali sono le varie ruote dentate che andremo a montare. In questo caso, se noi volessimo mettere su un rullo che ha 6 o facciamo 10 fori, quindi adesso mi pare che sia montata proprio quella da 10, se noi volessimo avere uno spazio con un rullo di questo tipo tra i 12 e gli 11 cm, dovremmo andare a montare in questo caso una ruota dentata da 11 nella parte anteriore, no, nella parte posteriore, e una ruota dentata da 13 nella parte posteriore. Ovviamente tutte queste ruote dentate sono già disponibili, quindi acquistando la seminatrice avremo la possibilità di scegliere qualsiasi intervallo di semina e avremo anche la possibilità poi in aggiunta di prendere dei rulli per ogni tipologia di seme in base alle nostre esigenze. Ecco qui la trasmissione con la catena dovrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi ruota di semina dentata da 10 denti e invece quella anteriore 14 denti e 10 anteriori. 14 e 10, quindi ci troviamo a una distanza di semina di circa 7-9 cm. Il funzionamento è molto semplice, la ruota dentata anteriore trasmette il movimento alla catena che quindi poi manderà il seme direttamente sul terreno. Qui vi posso far vedere ad esempio le prime piantine che stanno germinando. Si nota come la spaziatura quindi sia abbastanza costante
chiaramente non tutte ancora sono germinate, però si può vedere ad esempio che qui viene rispettata la distanza, qui era previsto tra i 10 e i 12 cm, più o meno i semi ci sono. Può succedere che nel caricatore cada più di un seme, in quel caso si può poi andare a diradare se non si vuole una semina troppo fitta. Punti dolenti di questa seminatrice: sicuramente avendo un solo rullo e quindi una sola linea, difficilmente riesce a rimanere in piedi stabilmente da solo. Comunque ci sono anche i modelli superiori che hanno 2, 3, 4 o 5 linee e quindi da 1 a 5 caricatori diversi, e quindi permettono di rimanere anche in piedi da soli senza l'ausilio di nessun supporto. In ogni caso il terreno di semina deve essere particolarmente morbido e lavorato, altrimenti per questo piccolo solcatore spingendo a mano sarebbe impossibile riuscire a tagliare e fendere il terreno. Ricordiamoci comunque che è uno strumento che va benissimo per superfici piccole, dai 1000 metri quadri in su, fino a magari arrivare anche a mezzo ettaro. Permette sicuramente di risparmiare di molto il tempo, soprattutto se il lavoro viene fatto a mano senza l'ausilio di macchinari o trattrici. In commercio questo strumento possiamo trovarlo sotto diverse marche. Solitamente se cerchiamo Young Seeder vediamo prezzi che oscillano tra i 400 e i 500 dollari, a cui bisogna aggiungere ulteriormente il prezzo dei diversi rulli in base ai semi che vogliamo utilizzare. Quindi diciamo che 500 dollari lordi, quindi siamo sui 400-420 euro, dovrebbe essere il prezzo che troviamo. Questo modello chiaramente viene prodotto in Cina, quindi prendendo accordi anche tramite Alibaba con i produttori cinesi, io sono riuscito ad acquistarlo intorno ai 280-290 dollari per un totale di circa 220 euro, con inclusi già 6 rulli, quindi sto parlando di un risparmio più o meno di 120-130 euro al netto dei prezzi che si trovano in internet nei venditori europei. Comunque metto il link in descrizione con tutti i vari venditori europei e poi i venditori cinesi. La qualità è la stessa perché chiaramente in Cina non fanno altro che marchiare con il marchio Young Seeder, non viene altro che rietichettato e il prodotto è lo stesso. Per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuta la recensione, nel caso lasciate mi piace nel video e iscrivetevi al canale. A presto!